Buonasera, sono contento di vedervi ancora qui e spero che questi nostri appuntamenti all'Aulicus Classic Club siano di vostro gradimento e di vostro interesse. Io sono Romano Di Bari che è il fondatore dell'Aulicus Classics. Io spero tanto che i nostri dischi vi piacciono e soprattutto che vi piaccia la presentazione che noi facciamo e che vi porta a conoscere particolari che prima voi sicuramente non conoscevate. Andiamo dentro e andiamo a sentire cosa il maestro Torossi ci ha preparato per questo appuntamento. Grazie, andiamo. Ciao Stefano, tutto bene? Tutto bene. Chissà che dicono i nostri spettatori, Non so, ascoltatori. forse è meglio non chiederselo, non lo so. Insomma, ma noi cerchiamo di dire peraltro delle cose interessanti Assolutamente. e a volte che Anzi, oggi ne abbiamo di abbiamo- particolarmente curiosi. veramente curioso Sì. perché veramente il destino è strano, Ah, caspita. è veramente strano. Proprio sì. Infatti, come nel caso di Chausson, di questo compositore francese, effettivamente ci rendiamo conto della stranezza del destino. Ti lascio a te la parola così ci puoi raccontare Sì. la vita di Chausson e la sua drammatica conclusione. Conclusione. La scheda è breve perché appunto... Ha avuto una vita breve. Quanti ha avuto- anni hai vissuto? Adesso non me lo ricordo, ma quando ci arriviamo... Dunque, lui è nato nel 1855 e il finale è... Ah, non ce l'ho la data qua, non lo so. Vabbè, Perfetto. relativamente giovane. Allora, Aggiungeremo questo particolare. Ernest Chausson nasce in una ricca famiglia borghese. Il padre è uno dei costruttori che stanno rifacendo Parigi secondo i piani del barone Haussmann, i grandi boulevard di il Parigi. boulevard eccetera. Haussmann. Certo. E questo Le signor boulevard Monsieur parisiani, Chausson certo. era uno dei suoi ingegneri. Due suoi fratelli, del giovane, muoiono mentre è ancora bambino e questo accentua il suo carattere introverso. Ti muoiono due fratellini. Verso i 10 anni si avvicina alla musica, ma seguendo i desideri del padre si mette a studiare legge e diventa avvocato, senza peraltro avere mai avuto il minimo interesse per la professione. Ma quando c'hai un padre importante e ricco che ti Dice, mantiene, va all'avvocato, tu devi fare fai evidente. l'avvocato. Certo. Invece frequenta con assiduità i salotti letterari dove incontra il meglio dell'epoca. Si iscrive ai corsi di composizione del Conservatorio di Parigi con Massenet. Non riesce a vincere il prestigioso Prix de Rome che ritorna nelle nostre cronache in continuazione. Bellissimo, questo Prix di Roma era importantissimo. Tutti ci aspiravano. Tutti aspiravano. Beh, capisci, il premio erano 2 anni di residenza a Roma, a Villa Medici, quindi il posto più bello della città. Certo. Comunque lui non riesce a vincerlo, quindi lascia gli studi e però continua privatamente come allievo di Franck, di César Franck. Viaggia molto, assiste alle prime rappresentazioni delle opere di Wagner che lo influenzano profondamente. Vedi? A un certo punto la sua vita cambia perché eredita, quindi qualcuno in famiglia gli muore lasciandogli qualche cosa, ma non sappiamo bene chi. Finalmente si sposa e può finalmente appunto dedicarsi con tranquillità alla composizione, non avendo più l'assillo di papà che vuole che faccia l'avvocato o della necessità di denaro. Una rendita, giustamente. E contemporaneamente con la moglie, che doveva essere una mondana anche lei come lui, apre un salotto, anche lui, dove arrivano continuamente nuovi artisti, tra cui Debussy, con il quale lui fa una grandissima amicizia. A 44 anni, ecco la risposta, il dramma. A 44 anni. Giovanissimo. Durante una vacanza a Limay, località francese che non conosciamo, ma insomma un posto di vacanza, in bicicletta infila una ripida discesa, sbanda e si rompe la testa morendo contro un muro di mattoni. Ma
capito? In mezzo alla vacanza, in bicicletta, Ma pensa te, e questo era lì in vacanza, un dramma proprio, terribile. E ci sono dei risvolti però, perché la stupidità di questo incidente alimenta un gran vociare di amici e conoscenti, Certo, fra l'altro con l'ipotesi di un suicidio ma va, drammatico, addirittura, fantasioso e nello stesso tempo sciocco, perché mamma mia, però siccome non c'è nessuna, non trovano nessuna traccia di confermo, frenata, certo. e si sapeva che Chausson stava attraversando in quel momento un periodo di grande depressione, anche a causa Ah, della salute precaria e della sua ipocondria, già. si è pensato al suicidio, però Vuoi non c'è vedere, stata nessuna conferma. Lì finisce la sua vita praticamente. certo, Purtroppo, ingiustamente nell'ombra, perché è un minore, e Chausson è stato pur tuttavia un compositore molto interessante, ma sfortunato perché è vissuto in un'epoca ricca di personalità più grandi di lui. ma E quindi- certo, Debussy, ma ma tutti gli altri, ce ne sono a decine. a Proprio. decine in quell'epoca lì. Comunque è stato senz'altro. un vivace promotore culturale come segretario della Société Nationale de Musique, organizzatore di incontri intellettuali di artisti, musicisti e pittori. E lui era anche un collezionista d'arte in contatto con il mondo degli impressionisti, Ah, pure. perché Pensa l'epoca te, era non solo dei l'epoca grandi era musicisti, così, ma anche dei grandi gli pittori. pittori, Un momento certo. culturale per la Pensa, Francia se non fosse, fantastico. è enorme. E invece Pensa, se non fosse con la morto, bicicletta. e se non fosse morto magari avrebbe potuto avere una carriera artistica Però molto viene da più. ridere uno che muore in bicicletta. È veramente drammatico. Così è andata. Drammatico. Ah, ci picchia, bene, bene. Beh, che ti devo dire? Noi per la realizzazione di questo disco abbiamo dovuto mettere insieme un po' persone, siccome Chausson, anche se, come hai detto te, è un minore, occupa, diciamo così, riveste una posizione ben definita Assolutamente. nella sua epoca musicale, anche perché la sua formazione è dovuta a tutti quanti questi musicisti, tipo Debussy e gli altri, che lui ha frequentato. Allora, per realizzare questo album noi abbiamo dovuto mettere insieme degli artisti di un certo talento e noi abbiamo scelto veramente il massimo, perché innanzitutto abbiamo preso la Filarmonia Chamber Players, guidata da Fabrizio Falasca, violinista bravissimo, e poi abbiamo preso anche un altro pianista, un altro violinista di grande talento che è Gabriele Pierannunzi. Comunque di Fabrizio Falasca abbiamo già pubblicato altre cose e io ho avuto occasione di fare una presentazione di questo bravissimo violinista che praticamente è il primo violino, questo già lo qualifica, è il primo violino dell'orchestra del San Carlo a Napoli. Quindi questo già spiega chi è. Poi io ho già raccontato questa carriera formidabile che lui ha avuto e che non sto qui a ripetere, se non per dire che praticamente è uno che ha suonato come solista nei teatri e nei festival musicali in tutto il mondo, ma veramente in tutto il mondo, a cominciare dal festival di Ravello per finire che vi devo dire? Vi devo dire una cosa così, alla Vandat Hall in Teheran. Quindi è uno che ha veramente girato dappertutto perché è stato sempre apprezzato per quello che è. Quindi già vi ho detto precedentemente e vi confermo tutto quello che vi ho detto. Invece, e qui lui praticamente suona con un secondo violino che è la Sarah Oates, che è poi con una viola di Yukiko Ogura e poi un violoncello di Eric Vilminey, che praticamente costituiscono questa Filarmonia Chamber Players. Invece per Gabriele Pierannunzi, altra stella del violino, vi voglio dare qualche notizia molto interessante, perché questo è molto importante, molto importante. Allora, così, per cominciare c'è una nota del Birmingham Post che ha scritto: Gabriele Pierannunzi, il violinista più
dolcemente intonato che voi potete immaginare. Scritto da un giornale inglese come il Birmingham Post mi sembra una cosa straordinaria. Comunque, tra i numerosi strumenti in competizioni internazionali, ognuno caratterizza poi la sua entrata nel palcoscenico della musica e sta attraverso anche prestigiose manifestazioni internazionali come il premio Paganini a Genova, il Tibor Varga a Sion. Si è esibito con importanti maestri come Jeffrey Tate, Vladimir Fedoyesev, Gianandrea Noseda, Yuri Basmet e ha collaborato nel campo della musica da camera con Boris Belkin, Alfons Kontorski, Nelson Görner, Rainer Kussmaul. Grandi nomi di tutto quanto questo ambito di musica. È invitato molte volte dalla municipalità di Genova a suonare il famoso Guarnieri del Gesù, il famoso cannone che suonava Paganini. Pensa a te, questo già di per sé è un riconoscimento. Assolutamente. Perché quando ti danno il violino di Paganini e gli suonalo, vuol dire che sei all'altezza veramente di questo. Lo meriti. Capito? E lui poi è un ospite abituale delle più importanti sale da concerti in Italia, come per esempio Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, dove si può ascoltare spessissimo, oppure l'Accademia Chigiana a Siena, il Festival di Due Monti a Spoleto quando si faceva, e poi c'è l'Hercule Saal a Monaco, guarda, poi tutto così, la Filarmonica Enescu a Bucarest, Wigmore Hall a Londra e poi il City of Birmingham Symphony Orchestra, dappertutto, anche lui anche in Scandinavia, eccetera, eccetera. Lui ha recentemente registrato, sfortunatamente non con noi, un concerto di Kurt Weill per violino e fiati, sotto la direzione di Jeffrey Tate, purtroppo per l'etichetta Concerto Classics. Avremmo voluto farlo noi. E poi anche questa è un'opera molto bella, che è il completo quartetto di pianoforte di Mendelssohn, che l'ha fatto per la Decca. Noi, essendo una giovane casa discografica, non abbiamo potuto fare fronte a questo. E tutti quanti potrete apprezzare quello che io vi ho detto, ma molto di più, è quello che aveva detto il nostro amico Stefano, ascoltando il disco che Aulicus ha pubblicato e che è in vendita attraverso Amazon. Allora, anche oggi mi pare che sia andata bene. Ci siamo divertiti. Ti ringrazio molto perché hai fatto un ottimo lavoro, come sempre. Io cerco di starti appresso come posso, però sì, basta con i complimenti. Quindi a questo punto, per cui io ti ringrazio molto di tutto. Ci sentiamo nei prossimi giorni perché ti parlerò ancora. Stiamo preparando delle cose che pubblicheremo. Abbiamo un calendario di pubblicazioni veramente interessante, con dei lavori musicali di grande pregio e interpreti, esecutori veramente di grande talento. Quindi piacere ancora e ci risentiamo quanto prima, e a voi vi ringrazio per l'attenzione e la vostra presenza e vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per non perdere i prossimi episodi di questa nostra serie che spero vi piaccia e di metterci il like per supportarci. Se poi volete comprare anche i nostri dischi, andate su Amazon, li troverete tutti. Grazie e a presto.